Pausa caffè. Ciao Sara, anche tu in cerca di caffeina? Ciao Marco, sì, stamattina senza caffè non riesco nemmeno a leggere le email. È la terza volta che vengo qui oggi. Ormai la macchinetta mi riconosce. Dicono che troppo caffè faccia male, ma io dico che troppa stanchezza fa peggio. Hai dormito poco? Sì, mio figlio si è svegliato 3 volte stanotte. Tu invece? Ho dormito bene, ma mi sono svegliato con 50 notifiche di lavoro. Benvenuto nel club. E non parliamo di quella riunione di ieri. Lasciamo perdere. Il capo ha parlato per mezz'ora senza dire nulla. Io lo adoro quando comincia con cerchiamo di essere sintetici. E poi parte con una conferenza. Hai notato che ogni volta che qualcuno propone qualcosa, lui risponde, valuteremo. Sì, è la sua parola magica per dire non se ne fa nulla. Esatto, ma almeno oggi è di buon umore. Sì, l'ho visto sorridere. Deve essere successo qualcosa di strano. Forse ha ricevuto il bonus. O forse ha semplicemente trovato parcheggio sotto l'ufficio. Quello sì che sarebbe un miracolo. A proposito, hai sentito di Marta del marketing? No, cosa è successo? Pare che abbia ricevuto un'offerta da un'agenzia a Milano. Davvero? Ma non aveva appena firmato il rinnovo qui? Sì, ma sembra che ci stia pensando. Dice che vuole cambiare aria. Ma, non la biasimo. Dopo 3 anni qui, un po' di novità ci vuole. Comunque, io non mi muovo finché c'è la macchinetta che fa il caffè così buono. Dai, buono è una parola grossa. È bevibile, mettiamola così. Lo so, ma almeno è caldo. E gratis. Giusto, e ci dà la scusa per fare 2 chiacchiere. Infatti, è il momento migliore della giornata. Hai visto il nuovo stagista? Sembra spaesato. Poverino, l'hanno messo in un ufficio senza finestre. Benvenuto nel reparto invisibile. Beh, il nostro caffè almeno è un raggio di sole. Già, finché non ci becca il capo a chiacchierare troppo. Parli del diavolo, eccolo che passa. Sorridi e bevi. Siamo solo 2 dipendenti motivati. Esatto, alla prossima pausa. A tra poco.